piacciono i romanzi di Jane Austen? Vi piacerebbe vedere i luoghi della campagna inglese che li hanno ispirati? E soprattutto, volete scoprire con me uno dei villaggi più belli dell'Inghilterra del Sud? Quest'anno si festeggiano i 250 anni dalla nascita di Jane Austen e in questo video vi porterò alla scoperta di Chawton, il meraviglioso villaggio dell'Hampshire in cui ho la fortuna di vivere e dei suoi legami con la vita di Jane Austen. E come potete vedere mi sono calata nella parte fino in fondo. Siete pronti a scoprire con me i luoghi del cuore di Jane Austen a Chawton? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Il video di oggi è dedicato a una delle scrittrici inglesi più famose al mondo, Jane Austen. Quest'anno è un anno speciale per Jane Austen perché ricorrono i 250 anni dalla sua nascita e io che vivo a Chawton, cioè il villaggio che è considerato il cuore pulsante del mondo austeniano, non potevo non dedicare un video a questa straordinaria scrittrice, che tra l'altro è stata anche una straordinaria donna. In particolare in questo video vi porterò alla scoperta di alcuni luoghi di Chawton che sono legati alla vita di Jane Austen. Luoghi di cui lei stessa parla nelle sue lettere e che sono assolutamente un must per ogni Janeite che si rispetti. Se poi non siete fan di Jane Austen, ma amate i cottage e i villaggi inglesi da cartolina, non preoccupatevi. Chawton è uno dei villaggi più belli di tutto il sud dell'Inghilterra. È immerso nella meravigliosa campagna del Parco Nazionale dei South Downs e ha bellissimi cottage da fotografare, che in questo periodo tra l'altro sono al massimo del loro splendore. Quindi non perdetevi questo video. Come potete vedere, visto che si parla di Jane Austen, io mi sono calata pienamente nella parte. Ieri qui a Chawton e anche nella vicina cittadina di Holton è iniziata la Jane Austen Regency Week e io non potevo certo perdermi questo appuntamento. Come ho spiegato in un altro video, di cui trovate il link qui sopra, la Jane Austen Regency Week è una settimana di eventi che celebra proprio il legame tra Jane Austen e la meravigliosa campagna dell'Hampshire. Si tiene ogni anno a fine giugno, ma il 2025 è sicuramente un anno speciale. In tutto il mondo vengono organizzati eventi per festeggiare questa importante ricorrenza e ovviamente Chawton e Holton non fanno eccezione. Sia Chawton House sia Jane Austen House, cioè i due luoghi per eccellenza che sono legati alla vita di Jane Austen qui a Chawton e di cui vi parlerò più avanti, hanno in programma tante iniziative durante tutto l'anno e la stessa Jane Austen Regency Week è sicuramente più ricca di eventi del solito. Tra questi eventi, ieri a Holton c'è stata l'inaugurazione di un nuovo busto in bronzo di Jane Austen. Un evento che ha richiamato fan da tutto il mondo e che è stato anche ripreso dalla BBC. Io ovviamente ci sono stata e c'era davvero tantissima gente, a riprova di quanto Jane Austen sia popolare ancora oggi. Che ne dite? Vi piace la nuova statua di Jane?
Dunque, il mio viaggio alla scoperta dei luoghi di Jane Austen a Chawton non poteva che iniziare con Jane Austen House. Questo che vedete alle mie spalle è il cottage dove Jane ha vissuto dal 1809 al 1817 e dove ha scritto gran parte dei suoi romanzi. Questa casa fu offerta a Jane dal fratello Edward, che a sua volta la ereditò da Thomas e Catherine Knight, i proprietari di tutta Chawton, e di due altre grandi tenute nel sud dell'Inghilterra. Diciamo che Edward fu davvero molto fortunato. I Knights non avevano figli e decisero di lasciare proprio a lui tutto il loro patrimonio. Insomma, un po' come vincere alla lotteria. Jane ha vissuto in questa casa per 8 anni, insieme alla madre, alla sorella, che curiosamente si chiamavano entrambe Cassandra, e all'amica di famiglia Martha Lloyd. Questa è stata la casa che Jane Austen ha amato di più dopo quella di Steventon, cioè il luogo dove era nata. Lei stessa ne parla in modo entusiasta in una poesia scritta per il fratello Frank pochi giorni dopo il trasferimento. In questa poesia Jane arriva a dire che questa casa, una volta completata, batterà tutte le altre. Insomma, sembra proprio una dichiarazione d'amore. L'ultima Austen a vivere qui è stata la sorella Cassandra, che è morta nel 1845. La casa poi è stata adibita a vari usi, tra cui anche un pub abbastanza malfamato, e nel 1949 è stata aperta al pubblico. Pensate che questo è stato possibile grazie al gesto di un privato, tale Mr. Carpenter, che l'ha acquistata in memoria del figlio, morto tra l'altro proprio in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, e ha poi creato una fondazione per gestirla come museo. Per tutti gli appassionati di Jane Austen, questo è sicuramente un luogo speciale. Un posto in cui, girando per le stanze, sembra ancora di vedere Jane mentre suona il pianoforte al mattino o è seduta al suo scrittoio a fare ciò che amava di più, scrivere. Proprio qui, infatti, è possibile ammirare il piccolo scrittoio su cui Jane ha scritto molti dei suoi capolavori. Un mobile che è piuttosto modesto, ma che ha un enorme valore letterario, e che lei era solita spostare in giro per la stanza in modo da catturare sempre la luce migliore. Io abito proprio dietro l'angolo, ma ogni volta che passo davanti a questo cottage mi fa sempre effetto pensare che proprio qui, tra queste mura, sono stati scritti alcuni dei capolavori della letteratura mondiale. La casa oggi attrae decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo. Quest'anno, in occasione dell'anniversario, sono attese, pensate, circa 70.000 persone. E voi, cosa aspettate a venire a visitarla? Questi romantici cottage col tetto di paglia che vedete qui dietro di me si chiamano pond cottages. Il loro nome deriva proprio dal fatto che qui di fianco fino agli anni 30 c'era un piccolo laghetto, un pond come lo chiamano gli inglesi. Oltre a essere dei cottage davvero affascinanti, questi 3 cottage hanno anche un importante legame con Jane Austen. In uno di questi ha vissuto William Littleworth, un domestico di casa Austen. Ci sono diversi aneddoti simpatici riguardo a questo personaggio, aneddoti che tra l'altro io racconto durante il mio tour di Chawton, ma il motivo principale per cui William viene ricordato è perché è la persona che ha letteralmente salvato lo scrittoio originale di Jane Austen, quello che, come vi dicevo prima, adesso è esposto all'interno di Jane Austen's House. Dopo la morte di Jane, William ha conservato questo piccolo tavolino portatile
Nel 1913 poi lo scrittoio è diventato di proprietà della famiglia Knight, cioè dei discendenti di Jane, e nel 1957 è stato donato alla Jane Austen Society perché fosse esposto all'interno della casa. Beh, che dire, grazie William! Mi trovo adesso davanti a Chawton Lodge. Questa bella casa in stile georgiano ha ben due connessioni con Jane Austen. La prima riguarda la famiglia Hinton. Gli Hinton erano diretti discendenti della famiglia Knight e ai tempi di Jane Austen vivevano in questa casa. Quando Edward fu scelto come erede del patrimonio dei Knight, gli Hinton ovviamente la presero male e gli fecero causa. La cosa andò avanti per anni e si concluse con una transazione economica, ma ovviamente diciamo che tra gli Austen e gli Hinton non correva proprio buon sangue. La seconda connessione tra questa casa e Jane Austen è invece una connessione diciamo più moderna. Quando sono venuta a vivere a Chawton, in questa casa viveva un medico, Michael Sanders, un primario di oftalmologia del prestigioso ospedale londinese Guy's St Thomas, una persona che purtroppo è scomparsa un paio di anni fa. Michael è una delle prime persone che ho conosciuto nel villaggio, un autentico gentleman di campagna e anche un grande appassionato di Jane Austen. Michael ha scritto un interessante articolo sulla probabile causa della morte di Jane Austen, una causa che, al di là delle tante teorie, rimane ancora oggi sconosciuta. In poche parole, cosa ha fatto Michael? Ha analizzato tutte le lettere scritte da Jane Austen, andando alla ricerca di indizi sui sintomi della sua malattia. E sulla base di queste informazioni ha argomentato che Jane Austen sia morta di lupus. Un contributo sicuramente importante quello di Michael, che non a caso viene citato in un articolo sulla morte di Jane che si trova dentro Jane Austen House. La meravigliosa casa che vedete in fondo a questo viale è Chawton House, cioè la residenza di campagna ereditata dal fratello di Jane Austen, Edward, quello che, come vi ho detto prima, aveva vinto alla lotteria. La casa è di epoca elisabettiana, quindi della seconda metà del 1500, e fu fatta costruire da John Knight. Edward in realtà non ha mai vissuto a Chawton House in modo stabile. Viveva in Kent, a Godmersham, un'altra grande tenuta che aveva ereditato sempre dalla famiglia Knight. Jane qui era di casa e nelle sue lettere la definisce affettuosamente la Great House. Oggi la residenza è gestita da una fondazione ed è aperta al pubblico. All'interno c'è anche una deliziosa tea room che si trova nelle vecchie cucine e
anche un piccolo appartamento che può essere affittato su Airbnb per brevi periodi. Prima del cancello d'ingresso potete anche vedere la chiesa di Chawton, che è dedicata a San Nicola. La chiesa però purtroppo non è quella dei tempi di Jane Austen. È stata ricostruita alla fine dell'Ottocento perché un incendio aveva distrutto quella originale. Attorno alla chiesa poi c'è il tipico cimitero di campagna inglese e in questo piccolo cimitero sono sepolti tanti membri della famiglia Knight e anche la mamma e la sorella di Jane Austen, mentre Jane è sepolta nella cattedrale di Winchester. Qui nel cimitero però c'è anche una famosa statua di Jane Austen. Questa statua è stata inaugurata nel 2018 ed è una replica più piccola di quella che si trova nella vicina cittadina di Basingstoke. Pensate che questa statua è stata acquistata con i fondi raccolti dall'associazione Amici della parrocchia di Chawton, di cui era presidente, indovinate un po'? Proprio Michael Sanders, il medico appassionato di Jane Austen di cui vi parlavo prima. Bravo Michael! È davvero emozionante essere qui e pensare quante volte Jane Austen ha percorso questo viale. Mi trovo adesso di fronte a questo meraviglioso cottage che si chiama Thatch Cottage, cioè letteralmente cottage col tetto di paglia. Questo cottage è uno dei più caratteristici e anche dei più costosi di tutta Chawton, ma ai tempi di Jane Austen non era proprio così. Anzi, come dice lei stessa in alcune sue lettere, il cottage era malandato, umido e malsano. Un bel cambiamento, direi. Ma perché sono qui? Beh, perché questo è uno dei luoghi di Chawton che i fan di Jane Austen non devono assolutamente perdersi. In una parte di questa casa, che allora era divisa in due, viveva tale Miss Benn. Miss Benn era una zitella povera, a cui Jane Austen si era affezionata e di cui in qualche modo si prendeva cura, nonostante la differenza di status sociale. Un'altra prova che Jane Austen era davvero una donna all'avanguardia. La figura di Miss Benn ha avuto un ruolo importante nella vita di Jane, al punto che tanti sostengono che il personaggio di Miss Bates in Emma sia stato in parte ispirato proprio da Miss Benn. Tra l'altro, Miss Benn è anche stata la prima persona in assoluto a cui Jane ha letto una parte di Orgoglio e Pregiudizio. Miss Benn si trovava proprio a casa di Jane Austen quando Jane ha ricevuto la prima copia del libro nel gennaio del 1813. Jane era talmente euforica che ha voluto leggere subito metà del primo volume alla sua amica. La cosa curiosa però è che Miss Benn non sapeva che il romanzo era stato scritto proprio da Jane. Purtroppo a quel tempo era considerato disdicevole per una donna scrivere libri, tanto che tutti i romanzi di Jane Austen sono stati pubblicati anonimi. Ma nonostante questo, a Miss Benn la storia di Lizzie e Mr. Darcy era piaciuta molto. Insomma, si può proprio dire che Miss Benn è stata la prima fan di questo capolavoro della letteratura mondiale. Brava Miss Benn!
Allora, vi è piaciuto questo viaggio alla scoperta dei luoghi di Jane Austen a Chawton? Ovviamente questi sono solo alcuni dei posti legati alla sua vita, perché a Chawton, dovunque ti giri, trovi sempre delle connessioni con il mondo di Jane. Chawton è stato davvero il luogo del cuore di Jane Austen, il posto dove lei è stata più felice e dove ha trovato l'ambiente ideale per scrivere i suoi capolavori immortali. Questo è sicuramente l'anno giusto per venire a visitare Chawton e magari per partecipare a uno dei tanti eventi che celebrano questa straordinaria scrittrice. Chawton è anche un posto perfetto se siete in vacanza a Londra e volete trascorrere una giornata un po' diversa alla scoperta della meravigliosa campagna inglese. Per arrivare qui potete prendere un treno diretto dalla stazione di London Waterloo, che impiega circa 65 minuti. Una volta arrivati a Holton, poi, potete raggiungere Chawton in circa 10 minuti, o con un bus di linea, o con un taxi, o magari facendo una bella passeggiata lungo il Jane Austen Trail. Questo è il percorso che la stessa Jane era solita fare quando si recava a Holton, a fare spese o a visitare conoscenti. Ci vogliono circa 40 minuti, ma è un tragitto semplice e davvero adatto a tutti. E poi ovviamente potete anche partecipare a uno dei miei tour, in cui vi porto proprio alla scoperta di questo meraviglioso villaggio. Oltre a parlarvi dei legami tra Chawton e Jane Austen, durante i miei tour vi spiego anche come si vive in un villaggio inglese e vi racconto tanti aneddoti sulla mia vita quotidiana proprio qui a Chawton. Insomma, cosa state aspettando? Il link per guardare l'elenco dei miei tour e per prenotare è qui in sovraimpressione. Come sempre, prima di salutarvi, se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo sui vostri social. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Grazie e ciao!